Beh, adesso sono tornati indietro di ben 203.670 km. Ok, questa è la scatola. Azionarlo con il cellulare vi verrà fuori la compatibilità. E 4. Andiamo a cospargere di grasso tutto quanto il perno centrale. Eccolo qua, già in mezzo uscito. Ok, messo. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buonasera, bentornati o benvenuti sul canale. È appena tornata Cinzia e la cosa potrebbe anche interessarvi poco, e con sé ha portato un bellissimo pacchetto con uno splendido accessorio, Motopegs by Lone Rider, e quindi adesso andiamo a fare l'unboxing. Poi vi farò vedere anche il montaggio di questi prodotti. Allora, la situazione è questa. Adesso andiamo ad aprire quella che è la confezione, ci armiamo di forbici e andiamo a togliere il cellophane. Ok, questa è la scatola. Sul retro c'è un codice a barre. Nel momento in cui andiamo a scansionarlo con il cellulare vi verrà fuori la compatibilità con il vostro mezzo. Per il mio era necessario il tipo 1, BMW Type 1. Andiamo ad aprire e vediamo che cosa c'è all'interno. Eccole qua. Una pedana, ragazzi, al tatto sono veramente estrema qualità. 1 e 1-2. Ovviamente questa gomma, come vedremo tra un po', è possibile rimuoverla. Sotto troviamo dei piccoli cilindri colorati arancioni, rossi e neri. Arancio medio, rosso hard, nero tengono fissi la pedana. Verosimilmente all'interno della pedana sono montati quelli verdi, che sono quelli più morbidi, ma poi andremo a vederli. Continuiamo. Ci sono le due molle di richiamo, poi ci sono i dadi che vanno a essere sostituiti, ci sono le chiavi per smontare le pedane stesse, ci sono delle rondelle, c'è del cotton fioc, un guanto, un pezzo di carta e gli adesivi. Il cotton fioc non serviranno ad altro che a mettere il grasso all'interno dei cilindri in maniera da lubrificarli, e la chiave che ci occorre per smontare il tutto. Adesso con calma faremo tutto quanto. Allora, ecco le pedane, ne prendiamo una per comodità, poi l'altra faremo lo stesso lavoro. Ovviamente, come vi dicevo, i cuscinetti di gomma si possono rimuovere facendo una leggera pressione nella parte sottostante alla pedalina. Eccoli qua, questi ovviamente li usate quando siete in strada, quindi per avere più comfort, e questa è la parte che vi dà grip quando siete in off-road. Prima abbiamo visto che c'erano questi cilindretti arancio, rossi e neri. Vi dicevo, all'interno della pedivella probabilmente saranno quelli verdi, che sono quelli più morbidi. La particolarità di queste pedane qual è? Riescono a ruotare, riescono a torcersi su se stesse, sul proprio asse. Come si riescono a torcere? Grazie all'aiuto di quei pistoncini. Adesso andiamo ad aprire con la 10 fornita nel kit. Tra l'altro guardate che materiale di qualità, 10 a crick. Questo dado qui è stretto in maniera molto blanda, questo va stretto a 8 Newton. Adesso andremo ad aprire questa che è la pedivella, innanzitutto ad aprirla per vedere se ci sono i perni verdi all'interno, ma poi per ovviamente fare la prova del 9 ed andarli ad ingrassare. Ok, togliamo il dado, togliamo la rondella. Questa rondella qui è molto particolare perché è dentata. Non è una semplice rondella tutta rotonda, ma ha dei denti che poi dovremo rimettere nella medesima posizione. Ok, adesso andiamo a rimuovere, eccola qui, boom, abbiamo rimosso quello che è la parte centrale e abbiamo la conferma che i perni sono quelli verdi, vedete? Li vedete verdi? 2 sono rimasti dentro e 2 sono rimasti fuori. Adesso, per fare le cose con calma, prendiamo quello che ci è stato fornito nella confezione, ovvero prendiamo questo pezzo di carta, spostiamo tutto il resto. Prendiamo questo pezzo di carta, ci mettiamo il guanto, visto che ci è stato fornito ce lo usiamo, ci mettiamo questo guanto e andiamo con i cotton fioc semplicemente a ingrassare i cilindri stessi. Vedo che un po' oleati sono già, però visto che sono abbastanza pignone ce ne metterò dell'altro, visto che tanto ci è stato fornito. Quindi che cosa faccio? Prendo il grasso, lo verso direttamente sul cotton fioc e andrò
Prima a lubrificare, allora, innanzitutto, e visto che ho smontato tutto quanto, lascerò questi verdi e prenderò questi arancio. Questi arancio sono quelli medi, così proviamo a partire con la pedana messa in maniera media, perché come dicevo questi perni verdi sono la versione soft. A questo punto proverò a montare la versione medium, quindi metterò i cilindri qui, vi aiuterò con la pinzetta, 1, 2, 3 e 4. L'importante è metterli all'interno della loro sede. Adesso gli diamo un'altra spruzzatina di grasso, visto che c'è. Mettiamo così e poi con il cotton fioc gli darò una passata per renderla un po' più omogenea. Ok, e adesso la stessa passata di grasso la vado a dare direttamente sul perno che va a ruotare. Abbondiamo perché tanto il grasso male non fa. Andiamo a cospargere di grasso tutto quanto il perno centrale e a questo punto dovremo rimettere tutto quanto come prima. Adesso, tenendo verticale la pedalina, andiamo a rimontare il tutto sincerandoci che i perni restino dove li abbiamo lasciati. Una volta inserito il tutto, basterà stringere questa vite qui in cima a 8 Nm. Quindi quando riprendo questa rondella qui, la metto qui in cima. Questa rondella qui ha degli inviti che devono essere assolutamente rispettati. Ecco, qui si vede meglio, vedete la ghiera com'è? La ghiera praticamente deve andare a combaciare con la testa di questa vite. Vedete la testa com'è? La testa è così, la ghiera deve andare a combaciare esattamente qui. A questo punto questa vite qui va stretta a 8 Nm. A voler essere proprio tranquilli, sicuri, all'interno della confezione con cui vengono fornite le Motopeg c'è anche un frenafiletto. Allora a quel punto ho allentato un po' la vite e gli ho messo giusto una goccia di frenafiletto. Ormai la ghiera è in posizione e non si muove, quindi siamo a posto. Ok ragazzi, a questo punto farò un po' di pulizia, toglierò il grasso dove è inevitabilmente scivolato, dare una pulita alla buona ai pezzi, sistemare la scrivania e poi scendere in box e andare a montare il tutto. Rimontare, come vedete rimontare la parte della gomma è abbastanza semplice come lo è lo smontaggio. In un attimo è rientrato nella sua sede. Uno, ho preso anche quest'altro. Non l'ho detto ma la pedana è completamente smontabile, ci sono anche queste viti 1, 2 e 3 che permettono di rimuovere questo pezzo e eventualmente sostituirlo. Rimontiamo anche quest'altra parte, 1, 2 e 3. Boom. Neanche a dirvelo, sono tutte di alluminio e curate nei minimi dettagli. Come avete visto l'operazione non è difficile, sostituire i cilindri all'interno delle pedane stesse, ma sono pochi e semplici passaggi da fare in maniera corretta. Ci vuole un po' di pazienza, un po' di calma e tutto si fa in maniera abbastanza semplice e lineare. Lone Rider, a dire la verità, vi inoltra un PDF con tutte le istruzioni per il montaggio, dove vi indica le particolari criticità e le attenzioni da dare, e banalmente anche all'interno della confezione c'è un QR code che scansionandolo vi rimanda direttamente alle istruzioni del montaggio. Adesso, bando alle ciance, scendiamo in box e andiamo a smontare le pedane del GS che attualmente hanno circa 203.000 km e andiamo a montare queste della Lone Rider. Ok ragazzi, siamo sotto la moto in questo momento. Vi armate di cacciavite e rimuoviamo questo fermo. È un fermo molto leggero che dovete fare anche attenzione a non rovinare, sinceramente. Eccolo qua, già è mezzo uscito. Poi ci servirà nuovamente. Non è una coppiglia, forse si chiama Siger, comunque che libera praticamente il perno. Questo è il perno che abbiamo liberato. Il perno che abbiamo liberato è esattamente il perno che tiene ferma la pedalina. Adesso con un cacciavite proviamo a rimuovere il perno. Eccolo qua, è già uscito. Ovviamente il perno è uscito già del tutto. Tiene ferma la molla, rimuoviamo questo. Questa è la pedana originale del GS con circa 203.000 km. Molto semplice, spartana, ma ha fatto il suo lavoro egregiamente. Questa è la molla. Questa sarà la pedana che andremo a montare, quella Lone Rider. Come vedete più rifinita e più spessa, guardate lo spessore di differenza. Anche il peso è diverso, pesa qualcosa in più per via del meccanismo che c'è all'interno. Ovviamente questo è con la gomma, senza gomma, e questa è senza la gomma. Come vedete è più larga, quindi la pianta del piede poggerà meglio sicuramente.
e avrò più comfort nel mentre sarò in sella. Adesso non resta che fare il procedimento al contrario, quindi mettiamo la molla, mettiamo il perno e mettiamo la pedalina. Prendo le molle di BMW T1 S1, che è quello che è adatto al mio modello. Praticamente il gioco adesso è questo: la molla entra qui dentro, l'altra parte va qui inserisco il perno e il gioco è fatto. La molla la mettiamo qui, l'altra la mandiamo in battuta, prendiamo il perno, mettiamo i due fori in posizione. Le pedane ovviamente c'è una alla sinistra e una a destra, non sono uguali. Ok, messo. Come vedete è un gioco da 2 minuti, molto semplice. Ovviamente adesso metterò il fermo qui sotto, mi aiuto col cacciavite. Ok, il fermo è messo, pedana montata. Allora il montaggio è stato estremamente semplice e veloce, come avete visto. Vi faccio vedere, vedete come ruota la pedivella? Ha un minimo di gioco e questo ci agevola in qualsiasi condizione. Io, visto che la userò su strada adesso, mi rimetto la gomma, che tra l'altro è impossibile esca fuori perché come vedete è bloccata. Una pedana è messa e questo è il risultato di una pedana. Adesso lo stesso lavoro lo ripeterò per l'altra pedana. Ho montato anche quella di destra, anche qui ho impiegato veramente un minuto. Questa è quella di destra e questa è quella di sinistra. Mi sono seduto sopra e ad una prima impressione non è necessario neanche regolare l'asta del cambio. Eventualmente se dovesse essere basta agire sul registro, che è questo, e si riesce a regolare. Adesso vado sopra, mi cambio e faccio un giro. Sto facendo la prova su strada, sono bastati pochi chilometri per accorgersi della differenza tra avere una pedalina rivestita in gomma ed una no, ma col senno del poi, come sapete venivo da un V-Strom DL1000 che era sì una moto economica, era sì se vogliamo esteticamente discutibile, ma di contro aveva queste pedaline rivestite in gomma e mi ricordo che la prima cosa che notai salendo sul GS era proprio queste vibrazioni che si avvertivano ai piedi. Beh, adesso sono tornato indietro di ben 203.670 km, che sono i chilometri che ha il GS. La comodità non è paragonabile alle precedenti pedaline e se pensate che bastano pochi secondi per portarli in versione off-road, capite che la versatilità di questo prodotto è decisamente notevole. Il montaggio è estremamente semplice, le istruzioni sono estremamente chiare e il tempo per montare il tutto è veramente poco. Parliamo di qualche minuto, volendo si può fare anche in strada. Anzi, se qualcuno di voi vuole comprare il prodotto, non è capace di montarlo, è della zona, mi contatti e lo montiamo on the road. Mi offro di montarglielo perché basta veramente anche in strada. Occorrono veramente 2 minuti e un cacciavite. Per quel che riguarda la mia esperienza, non ho dovuto regolare neanche la leva del cambio. Adesso in questo momento sto indossando degli scarponcini tecnici che comunque hanno lo stesso ingombro di uno stivale normale. Se invece parliamo di stivali off-road, allora lì i volumi aumentano e a quel punto credo che una regolazione alla leva andrà data, ma in quel caso la leva andrebbe regolata anche con le pedane originali, che poi la registrazione del pedale e del cambio è veramente di una banalità disarmante. Ragazzi, che dire, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.